Alfieri Maserati, il fondatore di uno dei più prestigiosi marchi della storia del motorsport, non si forma in una università. La sua preparazione non è esattamente istituzionale e non ha la strada spianata dalla famiglia, bensì appartiene a quella cerchia ristretta di talentuosi che la strada se la spianano da soli, sporcandosi le mani. Nato a Voghera il 1887, quarto di 7 fratelli, a 12 anni lavora già in una fabbrica di biciclette. Appassionato di meccanica, a 15 anni si fa assumere dalla Isotta Fraschini a Milano, dove entrato da garzone, in soli 6 anni arriva al reparto corse. A 21 anni assiste già alla vettura che vince la Targa Florio del 1908. Il 1 dicembre 1914 Alfieri, insieme ai fratelli Ernesto ed Ettore, fonda a Bologna un'officina specializzata nelle elaborazioni di motori per vetture da corsa, la società omonima Officine Alfieri Maserati. Anche durante la guerra Alfieri non si ferma, brevetta e mette in produzione candele d'accensione. Finita la guerra si riparte. Alfieri ed Ernesto si distinguono anche come piloti e riescono a portare lustro alla loro officina conquistando diverse vittorie su vetture da loro stessi elaborate. La Diatto, marchio torinese di vetture lussuose e vetture sportive, si cimentava con distinti risultati nelle corse, affidando l'elaborazione dei motori proprio ai fratelli Maserati, alla quale va buona parte del merito dei risultati ottenuti nelle piste. Tanto che nel 1922 la Diatto offre ai fratelli Maserati la direzione dell'attività sportiva. Ma solo 3 anni dopo il marchio torinese si ritira dalle corse. I Maserati però riescono ad acquistare una decina di telai destinati alla Diatto 30 Sport. Da quei telai nasce nel 1926 la prima vettura Maserati, la Tipo 26, dotata di motore 1500 a 8 cilindri in linea da 120 cavalli. In contemporanea Mario, quinto fratello, disegna quello che resterà l'emblema del marchio, traendo dal particolare di un'opera d'arte, il tridente del Nettuno di Piazza Maggiore a Bologna, il simbolo inconfondibile del marchio Maserati. E proprio sulla Tipo 26, nel 1927, alla Coppa di Messina Alfieri fa un brutto incidente che gli costerà un rene, ma non basterà a fermarlo. Le Maserati si affermano fin da subito autovincenti. Nel 28 vincono la Coppa dell'Etna, nel 29 con una V4 dotata di un incredibile motore a 16 cilindri ottengono il record mondiale di velocità. Nel 1930 conquistano il Gran Premio di Tripoli. Nessun ingegnere, i fratelli Maserati sono una piccola officina, una squadretta di meccanici che riescono a mettersi dietro colossi come Auto Union, Alfa Romeo e compagnia bella. Poi, purtroppo, il 3 marzo del 1932, la storia del motorsport perde Alfieri Maserati, che si spegne in seguito ad un'operazione chirurgica conseguente a quel maledetto incidente di 5 anni prima, alla Coppa di Messina. Il marchio continua sotto la gestione dei fratelli, che onorano Alfieri e continuano a vincere le corse più importanti di tutto il mondo, con i piloti che hanno fatto la storia, ai GP delle Nazioni, con Giuseppe Campario e il leggendario Nuvolari, che al GP del Belgio, impossibilitato ad effettuare le qualifiche, trionfa rimontando dall'ultima posizione. Nel 1937 il marchio Maserati, che si sosteneva esclusivamente sulle competizioni, viene acquistato dall'imprenditore modenese Adolfo Orsi, che condivide con Alfieri le stesse umili radici e la stessa fame di ascesa. I 3 fratelli Ernesto, Ettore e Bindo restano alla direzione del tridente. Orsi segue e valorizza l'impronta sportiva del marchio, non tradendone mai i principi. Nello stesso anno e per i 3 anni successivi la Maserati vince la Targa Florio, l'impegnativa gara siciliana con i piloti Giulio Severi, Giovanni Rocco e Luigi Villoresi. Tra il 1939 e il 1940 Orsi sposta la produzione nella sua città, a Modena, e progetta la prima Maserati sotto la sua proprietà, la potentissima 8CTF,
con motore 8 cilindri 3000 cm3 dotato di 2 compressori, la prima vettura italiana a vincere la 500 miglia di Indianapolis. Il prestigio del marchio diventa mondiale. Mondiale, appunto, come purtroppo la Seconda Guerra, che congela, come tutto, le attività del marchio. Nel 1947, finita la guerra, per l'economia italiana è tempo di rinascere. Orsi punta tutto sulla produzione di serie con la prima Maserati stradale della storia, la A6 1500, dotata di motore 6 cilindri in linea, bellissima, elegante e veloce, ma inizialmente, nonostante la qualità, si fatica a vendere. Maserati non era mai stato il nome di un'auto stradale e la guerra aveva appannato le memorie del marchio, ma ci penseranno i successi agonistici a rinfrescare la memoria della gente in favore delle vendite. I fratelli Maserati progettano la A6 GCS, A per Alfieri, 6 per i cilindri, G per la ghisa del basamento, C per corsa ed S per sport, in un nome tutto il DNA di famiglia per l'ultima creazione dei fratelli di Alfieri, che interessati esclusivamente alle corse escono dall'azienda per fondare le officine Oscar. Tuttavia i successi agonistici della Maserati si succedono uno dopo l'altro. Nel 1948 Giuseppe Farina vince a Montecarlo e Villoresi a Silverstone. Proprio a Silverstone, nel maggio del 1950, ha il via il primo campionato di Formula 1. Maserati ovviamente non può mancare, ma a farla da padrone saranno Alfa Romeo e Ferrari. La 1000 miglia del 52 invece è ricordata per il pesante acquazzone che colpisce la gara. Vincono le berlinette Ferrari, mentre le prestanti barchette Maserati 2000 Sport restano dietro perché sommerse dalla pioggia. Quest'episodio spinse la Maserati, su richiesta di alcuni clienti, a convertire in berlinette alcuni telai a 6 GCS, precedentemente destinati a divenire barchette. Berlinette che saranno commissionate alla Pininfarina, all'insaputa di Enzo Ferrari, che aveva appena firmato un accordo con il carrozziere torinese. Da quei telai, Pininfarina tira fuori una delle berlinette sportive più belle e ben proporzionate di sempre, un capolavoro di stile che veste una meccanica eccezionale, con motore 6 cilindri in linea da 2000 cm3, lo stesso che monterà anche la A6G, altro capolavoro firmato da vari carrozzieri come Allemano, Frua e la più sportiva, la Zagato, la più adatta ai gentleman driver. Intanto ci si impegna sempre più nella corsa più seguita al mondo, la Formula 1. Orsi nel 1953 riesce ad ingaggiare il pilota più forte in circolazione, il leggendario Juan Manuel Fangio. L'argentino con Maserati vince il GP d'Italia ed altri 2 GP nel 1954, per poi passare però in Mercedes. Il 1956 sembra essere l'anno buono. Alla guida della Maserati c'è lo sfavillante Stirling Moss. Memorabile è la vittoria schiacciante a Monaco, che Moss percorre interamente in prima posizione. Ma il titolo mondiale di Formula 1 viene solo sfiorato. Ci si consola però con la vittoria nello sport prototipi, sempre con Moss alla guida della mitica 300S, dove alla 1000 km del Nürburgring si prenderà una gran bella rivincita sulla Ferrari. L'anno seguente Maserati vuole prolungare il dominio nello sport prototipi, sfoderando un'arma letale che punta alla sola forza bruta, la 450S, che con il suo motore 8 cilindri a V da più di 400 cavalli, progettato da Giulio Alfieri, brillante ingegnere assunto da Orsi, è la vettura più potente e veloce della categoria. C'è solo un problema: riuscire a domarla. Finanche il grande Fangio teme la sua potenza e la definisce il mostro. Debutta alla 1000 km di Buenos Aires, dove domina le qualifiche, rifilando 2 secondi a giro alle Ferrari. Stravince la 12 ore di Sebring e nelle prove della 24 ore di Le Mans è la prima auto della storia a girare a oltre 200 km/h di media.
Ma in gara purtroppo si ritirano entrambe le 450S schierate e per la fortuna degli avversari saranno diversi i ritiri durante la stagione, a volte per errore dei piloti che faticano a tenerla in strada, altre volte per guasti meccanici. Ma come lo stesso Fangio dirà, nel giorno giusto, sulla pista giusta, la 450S polverizza qualsiasi avversario. Per la stagione di Formula 1 del 57 non ci sono più scuse. Orsi riesce a ingaggiare nuovamente Fangio, che l'anno prima aveva vinto su Ferrari. La monoposto è la velocissima 250F, aggiornata con l'iniezione e il cambio a 5 marce. Il motore è sempre il portentoso 6 cilindri in linea, progettato dall'ingegner Colombo e potenziato da Vittorio Bellentani, 2500 cm3, 240 cavalli per un peso di circa 600 kg. Sfiora i 300 km/h su delle ruote da bicicletta. La stagione inizia subito alla grande, tant'è che Fangio è primo in classifica con 25 punti, tallonato da Luigi Musso su Ferrari a quota 13 punti. Al temutissimo ed estenuante GP del Nürburgring, Fangio ha le Ferrari alle costole, ma ha un'idea per seminarle: partire con metà serbatoio, quindi con molto meno peso rispetto agli avversari. L'idea è di accumulare una distanza tale da effettuare un facile pit stop mantenendo il primo posto senza dover faticare troppo. La pensata dell'argentino pare funzionare. Fangio è primo e riesce a prendere un ottimo distacco, ma al pit stop qualcosa va storto. I meccanici trovano delle difficoltà nel cambio gomme e costringono Fangio a rientrare in pista in terza posizione, a circa 48 secondi di distacco dalle due Ferrari di Outron e Collins. Quello che ne segue è una delle imprese più incredibili della storia del motorsport. Fangio inizia la sua rimonta, curva dopo curva, staccata dopo staccata, fa segnare 8 giri veloci di seguito, è inarrestabile, tanto quanto la sua 250F. Raggiunge Collins e dopo un duello al limite gli passa davanti. È secondo, avanti resta solo Outron. Fangio spinge, è l'ultimo giro, l'inglese non vuole mollare, l'argentino però si gioca il tutto per tutto e all'ultima curva ne balza davanti, vincendo e facendo segnare proprio all'ultimo giro il miglior tempo di 9 minuti, 17 secondi e 4 millesimi, alla media di 147 km/h, nella gara che sarà ribattezzata la gara del secolo. Il 1957 Fangio vince il mondiale di Formula 1 sulla Maserati 250F, di cui dirà: la sentivo cucita addosso come un vestito. Il nome Maserati è sulle bocche di tutti, la fama è mondiale e sono in tanti a volerne una. Serve quindi una vettura stradale che dia la possibilità ad un qualsiasi cliente di mettersi in garage tutto il prestigio del marchio. Dal genio dell'ingegnere Alfieri esce fuori la 3005 GT. Il nome evoca la cilindrata e mette subito in chiaro il salto di classe rispetto alla precedente A6. Motorizzata dal mitico 6 cilindri in linea bialbero, basamento e testa in alluminio, doppia accensione, 3 carburatori doppio corpo, 230 cavalli. La meccanica è d'eccellenza, l'interno estremamente raffinato e la carrozzeria, opera della Touring, elegantissima. La vettura viene assemblata con i componenti più affidabili e i materiali migliori. Successivamente sarà provvista anche di iniezione e cambio ZF a 5 marce. Maserati con la 3005 si aggiorna a un ritmo di produzione ben più alto, passando dal produrre 2-3 vetture al mese a 2-3 e anche 4 vetture al giorno. La 3005 infatti è subito un successo e alza il livello qualitativo del segmento. Le Maserati infatti diventano le Gran Turismo per eccellenza, vetture con motore da corsa, ma pratiche e comode, utilizzabili anche per viaggiare. Solo un anno dopo, però, nel 1958, il commendatore Orsi viene messo alle strette. Un mancato pagamento da parte del governo argentino su un grosso carico di fresatrici manda in crisi l'imprenditore, che si ritrova costretto a fare dei spiacevoli tagli, tra cui chiudere la vincente squadra corse Maserati.
con il ritiro dalle corse rimangono in stock i V8 Alfieri, costruiti per equipaggiare la 450S nello sport prototipi, ma è un motore con troppo potenziale per marcire in magazzino. Al commendatore viene quindi la geniale idea di adattarlo alle Maserati stradali. La prima ad esserne equipaggiata è la 5000 GT, vetture lussuose ed eleganti, con su motori da corsa. Le GT modenesi fanno scuola a tutto il mondo. Infatti, merito dei grandi successi agonistici, la vendita delle Gran Turismo non sembra risentire affatto del ritiro dalle corse e Maserati continua a sfornare vetture sempre più distinte e di altissima qualità costruttiva, destinate a clientela di alto rango. Dirigenti, cantanti e gente dello spettacolo vogliono auto esclusive, auto come la Sebring del 62, nominata in onore della 12 ore vinta nel 57, o la Mistral del 63, che prende nome da un vento, le ultime 2 GT a montare il mitico 6 cilindri bialbero, derivato direttamente da quello della Formula 1, vetture che hanno fatto la storia del marchio del tridente. Ma il 1963 è anche l'anno di un'altra vettura del marchio modenese che passerà alla storia. Orsi, imprenditore abile e lungimirante, osserva attentamente quanto offerto sul mercato, fino a scovare una mancanza, un vuoto che non tutti hanno la potenzialità di colmare. Nota infatti che in vendita ci sono tantissime coupé ad alte prestazioni, bellissime e veloci, ma per forza di cose poco usufruibili, comode per lo più solo per 2 persone, mentre mancano all'appello berline che abbiano la stessa entità delle Gran Turismo. In Maserati si ha il desiderio di scommettere su un'auto completamente nuova che colmi quel vuoto. Si decide quindi di coniare quella che sarà la berlina sportiva e lussuosa per eccellenza, che abbini per la prima volta la comodità di una berlina alle prestazioni di una GT. Maserati presenta la 4 porte, la capostipite di tutte le berline sportive prodotte in seguito. Massimamente rifinita dentro e fuori, è dotata prima del V8 4.2 260 cavalli e poi anche del 4.7 da 290, unica nel suo genere. Negli anni 60 è la berlina più veloce del mondo ed è subito un successo. L'intuizione del commendatore Orsi si rivela geniale. Nel frattempo si continua a sfornare GT ai vertici della categoria. Nel 66 è la volta della Mexico, chiamata così in onore del GP di Formula 1 vinto dalla Cooper T81, equipaggiata con motore Maserati. La Mexico è un imponente coupé 4 posti disponibile anche con cambio automatico. Nel 67 Giulio Alfieri progetta quella che sarà la GT Maserati per antonomasia, la Ghibli, ancora una volta il nome di un vento, per questa strepitosa coupé 2 posti, disegnata da Giugiaro, cattiva ed elegante, dal cofano motore lunghissimo, tipicamente Maserati, che sembra comunicare la potenza di quanto contiene. 8 cilindri a V fino a 4.900 cm3 per la versione più sportiva, la SS, che sviluppa ben 335 cavalli e una velocità massima di circa 280 orari. Sulla scia delle coupé 4 posti, invece, alla fine degli anni 60 viene prodotta anche la Indy, dal nome sempre celebrativo alle vittorie agonistiche. In quegli anni Citroën cerca un partner capace di darle un motore di alto livello, da poter inserire sulle sue vetture d'alta gamma. L'accordo si fa. Giulio Alfieri progetta un eccezionale 6 cilindri a V e il risultato è talmente positivo che Citroën acquista il 40% delle quote dell'azienda Maserati. Saranno proprio i vertici Citroën a spingere alla produzione di una nuova e più moderna coupé che monti il motore centrale, impostazione derivata dalle corse che prende piede sulle vetture stradali di successo come la iconica Lamborghini Miura. La risposta Maserati è la Bora. Disegnata da Giugiaro, rompe tutti gli schemi delle tradizionali GT modenesi, impostazione futurista, linea cuneo con ampie superfici vetrate, bellissima e moderna. Ovviamente velocissima, con il motore posteriore centrale, il grandioso V8 da 4.700 e 4.009 cm3 da più di 300 cavalli, supera i 270 all'ora.
La Bora avrà anche una sorella minore, la Merak, suggerita sempre dai vertici Citroën che volevano una piccola GT come entry level al marchio. La Merak, disegnata sempre da Giugiaro, è una coupé 2+2 più abbordabile, dotata del robustissimo 6 cilindri a V di 3000 cm3 progettato da Giulio Alfieri precedentemente per la Citroën. È sempre sotto la proprietà Citroën che negli anni successivi raggiunse il controllo totale dell'azienda. In rispetto ai fedeli e puristi clienti Maserati, viene creata la Khamsin, ultima Maserati progettata da Giulio Alfieri. Disegnata da Marcello Gandini, è una 2+2 di altissima qualità, potente grazie all'8 cilindri a V, elegante e dai tratti esotici, ma purtroppo non vende. Il perché non è da cercare nell'auto, ma nel contesto, la crisi petrolifera degli anni 70. Gli anni 70 appunto che diventano gli anni di piombo, gli anni delle rapine, gli anni in cui ostentare un'auto di lusso può costare molto caro. Preso atto del problema socio-economico, la Citroën prova a sostituire la gloriosa quattro porte, ma fa un errore, la disanima della sua identità. Con l'obiettivo di farne una versione economica e più commerciale sfruttandone il blasone, crea una berlina a trazione anteriore equipaggiata non più dal V8 ma dal più piccolo V6 e la linea, come il resto, non è all'altezza del nome. Viene prodotta in 13 esemplari prima che la Citroën, resasi conto che gli anni d'oro delle grosse e potenti GT erano finiti, dopo solo qualche anno di proprietà, mette già in liquidazione il marchio del tridente. Il marchio Maserati è in abbandono. Sembra davvero che si stia per chiudere il sipario su quello che era il grande spettacolo modenese. Nessuno ha il coraggio, in anni economicamente tanto difficili, di provare a dare seguito a tale bagaglio storico. Nessuno vuole assumersi tale responsabilità. Nessuno, tranne uno.